qui attacchiamo l'alimentazione che va nello stereo. Questa è l'unità Cambus. Questa è l'unità Cambus che va collegata all'alimentazione. E per far funzionare i comandi al volante dobbiamo inserire questo spinotto nell'attacco dietro allo stereo. Abbiamo i cavi USB, uno lo colleghiamo, quello che ha 4 poli lo inseriamo nell'attacco a 4 poli, 4 pin. Il cavo USB che ha 6 pin lo mettiamo nell'unità 6 pin. Poi abbiamo l'attacco dell'antenna che va inserito qui. Quindi l'antenna la colleghiamo nell'ingresso della radio. L'antenna GPS con il GPS che ho attaccato con un biadesivo qui sulla staffa. Qui ho attaccato l'antenna GPS e la colleghiamo all'antenna GPS. Devo collegare gli attacchi audio su cui c'è l'ingresso del microfono e l'alimentazione della ventola di raffreddamento del tablet. Quindi lo andiamo a inserire qua in questo attacco. Poi questi due li colleghiamo insieme in modo tale che la ventola funziona. Questo è il jack del microfono che andiamo a inserire nel suo ingresso. Per alcuni modelli di auto, se quando rimuoviamo la chiave di accensione dell'auto dal quadro, se il tablet non si spegne, rimane acceso, dobbiamo scollegare questi due cavetti. Nel caso di questo modello di Seat Ibiza, lasciandoli collegati questi due cavetti, quando si spegne il quadro della macchina, appena viene disinserita la chiave dal quadro, allora si spegne anche lo stereo. Se così non fosse, bisogna staccare questi contatti.